delle domande che mi fanno più spesso relativamente al mio viaggio in Corea dell'anno scorso o a quello che sto per fare è: quanto si spende in tre? Io posso raccontare la mia esperienza di 2 adulti e un bambino di 5 anni l'anno scorso, 6 anni quest'anno. Partiamo dall'aereo. Con la Korean Air, diretto da Milano a Seoul, spendiamo 950 euro a testa. Ho prenotato però a gennaio per agosto. Lo specifico perché, prenotando più a ridosso della partenza, con la Korean Air i costi sono decisamente più alti. Passiamo agli alberghi. Noi spendiamo a notte, a stanza, quindi non a testa ma a stanza, mediamente dai 40 ai 60 euro a notte. Gli alberghi sono tutti alberghi molto carini, sempre col bagno in camera. Discorso diverso per gli hanok, che sono le sistemazioni tradizionali coreane, quindi nelle tipiche case coreane. È un'esperienza davvero bella da fare. Noi l'abbiamo fatta 2 o 3 notti in un mese, però ne vale davvero la pena provare. Costa un po' di più. Il prezzo che abbiamo pagato noi in base alla qualità e al livello dei servizi è stato dagli 80 ai 120 euro. Passiamo al cibo. Direi che la Corea è assolutamente un posto per tutte le tasche. Si mangia bene con qualsiasi cifra e si può fare lo street food tutti i giorni volendo, e quindi spendere davvero pochissimo. Noi abbiamo fatto pasti con 10 euro in tre, ma anche meno, facendo street food, e lo street food in Corea è veramente buono, di qualità. Pure ci sono ristoranti per tutte le fasce, quindi dal livello basso, medio, alto, stellato. Una cosa che mi ha colpito particolarmente della Corea è che il momento del cibo, del mangiare, è talmente ritenuto importante che deve essere accessibile a tutti in modo dignitoso e comodo. Infatti, in quasi tutti i convenience store, che si chiamano Pyeongjong, ad ogni angolo delle strade si trovano tavolini e sedie per poter mangiare comodamente seduti quello che si compra nello store. Inoltre ci sono sempre bollitori, forni a microonde. Io non mi dimenticherò mai un pranzo che ho fatto sull'isola di Jeju, in uno di questi convenience store tipo 7-Eleven. Aveva i tavolini fuori, vista mare, una vista bellissima. Noi abbiamo comprato da mangiare vari kimbap, ramen, piatti pronti. Abbiamo preso la birra, abbiamo usufruito del microonde, del bollitore, e ci siamo seduti su questi tavolini fuori con una vista bellissima, spendendo 10 euro in tre. Per gli spostamenti invece abbiamo sempre usato gli autobus. Consiglio moltissimo perché sono molto comodi, coprono praticamente tutte le tratte, pulitissimi come tutto in Corea d'altronde, e soprattutto costano davvero poco. Abbiamo anche preso un volo interno da Seoul all'isola di Jeju, anche quello pagato decisamente poco perché lo abbiamo pagato 80 euro a testa andata e ritorno. Un'altra spesa che assolutamente consiglio di fare, che può sembrare superflua ma non lo è stato l'acquisto della tessera SIM, che si può prenotare dall'Italia e trovare pronta all'arrivo all'aeroporto. È una spesa che consiglio perché avere internet durante tutta la durata del viaggio per noi è stato essenziale. Ci sono tanti punti wifi dove ci si può collegare, è vero, ma è anche vero che ci sono stati diversi momenti in cui abbiamo avuto bisogno subito di controllare come fare uno spostamento, dove andare a prendere l'autobus, e sono tutte informazioni che, se non hai internet, non puoi cercare immediatamente. Ecco, questa tessera l'abbiamo pagata 50 euro per un mese, però, ripeto, abbiamo avuto internet per tutta la durata del viaggio. E non solo, in Corea per molte prenotazioni ti chiedono il numero coreano, e se non hai il numero coreano non puoi prenotare, quindi motivo in più per acquistare questa SIM. Dove ho prenotato? Gli alberghi li ho prenotati quasi tutti su booking.com con la cancellazione gratuita. Alcuni alberghi li ho prenotati direttamente sul posto, però soprattutto in agosto consiglio di prenotarli in anticipo. Il volo l'ho controllato su Skyscanner per avere un confronto tra diverse compagnie, ma alla fine l'ho acquistato direttamente sul sito della Korean Airlines. Infine vi consiglio il sito www.clock.com, dove noi abbiamo prenotato la SIM e prenotato anche diverse attrazioni, perché ci sono diversi sconti per i turisti, quindi si possono trovare tariffe vantaggiose. Ad esempio, noi abbiamo appena acquistato la visita a Lotte World, che è il parco divertimenti che si trova a Seoul. Tramite clock.com abbiamo speso $32 invece di 43 che costa il biglietto giornaliero, quindi direi un bel risparmio.
Se vi dovesse interessare conoscere il nome di qualche albergo in particolare o avere altre informazioni, scrivetemelo nei commenti. Come sempre, se hai trovato utile questo video, ti chiedo di mettere un like, attivare la campanella e seguire il mio canale per avere tante altre informazioni e curiosità sulla Corea.